Salve a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi vi propongo una crostata molto golosa farcita con crema di nocciole, ideale per la prima colazione ma anche per la merenda o per accompagnare un tè pomeridiano, che mette d'accordo tutti ma gradita soprattutto dai bambini. Per una crostata di circa 36 cm di diametro ci occorrono 500 g di farina, 250 g di burro, 200 g di zucchero, 40 g di tuorlo e 60 g di uova, un pizzico di sale e un terzo di baccello di vaniglia. In più per la farcitura utilizzeremo 500 g di crema di nocciole, 50 g di granella di nocciole e 2-3 cucchiai di zucchero a velo. Cominciamo la preparazione preparando la pasta frolla. In questo caso utilizzerò il metodo sabbiato che prevede la lavorazione del burro con la farina fino ad ottenere un composto sabbioso. Possiamo fare questa operazione lavorando direttamente il burro con le mani oppure utilizzando un robot da cucina munito di lame o una planetaria. Per velocizzare utilizzerò la planetaria che al contrario del robot mi consente di eseguire poi l'intera preparazione. Unisco il burro a pezzetti, che deve essere ben freddo, dopodiché aziono la planetaria che dovrà essere munita di foglia ad una velocità media fino ad ottenere un composto sabbioso. Una volta ottenuta questa granulosità unisco lo zucchero, il pizzico di sale e lascio lavorare giusto il tempo necessario a miscelare gli ingredienti. Infine avvolgo l'impasto con un foglio di carta forno con della pellicola e lo pongo in frigorifero a rassodare. Occorreranno almeno 30 minuti. Passato il tempo di riposo possiamo stendere la pasta frolla. Prima la lavoriamo rapidamente sul banco in modo da ricompattare la pasta frolla ed evitare che mentre la stendiamo possa strapparsi, soprattutto a causa dell'umidità rilasciata dallo zucchero semolato. A questo punto possiamo stendere la pasta frolla o direttamente su una spianatoia utilizzando pochissima farina o ancora meglio tra due fogli di carta forno per non modificare le dosi della ricetta. Abbassiamo dapprima esercitando una certa pressione con il mattarello, cercando anche di distribuire bene la pasta sui fogli. Dopodiché cominciamo a stendere, cercando di conferire all'impasto una forma circolare. Per facilitare l'operazione lavoriamo dal centro verso l'esterno e di tanto in tanto ruotiamo l'impasto. Lo spessore finale dovrà essere di circa mezzo centimetro. A questo punto possiamo trasferire la pasta frolla direttamente in una teglia leggermente imburrata. Modelliamo bene i bordi. Eliminiamo la carta da forno superiore e pariamo i bordi con l'aiuto di una spatolina o di un coltello, eliminando la pasta frolla in eccesso. Eliminiamo anche la carta forno in eccesso raschiando direttamente sui bordi con una spatolina o con il dorso di un coltello o tagliandola con le forbici. Foriamo adesso della pasta frolla e la poniamo in frigorifero a rassodare per una decina di minuti. Una volta che la base si è ben rassodata possiamo cuocerla in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Generalmente l'involucro vuoto della pasta frolla viene cotto alla cieca, ovvero viene posto al di sopra della sfoglia un foglio di carta forno, viene riempito con legumi secchi, con sale grosso oppure con delle apposite sfere in ceramica e viene poi cotto in forno. Questi hanno la funzione di non far gonfiare l'impasto. 5 minuti prima della fine della cottura si eliminerà poi la carta forno e i legumi o quanto abbiamo messo sopra e si ultimerà la cottura in modo da dorare la superficie della sfoglia. Personalmente è un metodo che non utilizzo, poiché se si fora bene la sfoglia i rigonfiamenti non avvengono, quantomeno sono appena percepibili. Al massimo, se mi servono dei bordi abbastanza alti, per non deformarsi durante la cottura li rivesto con della carta d'alluminio. Una volta tolta dal forno, la base della crostata dovrà presentare una superficie asciutta, ancora morbida e dei bordi leggermente dorati. Distribuiamo subito sulla base la crema di nocciole e la livelliamo bene. La superficie ancora calda della base fa sì che la crema di nocciole si distribuisce in maniera più uniforme e più agevole. Cospargiamo ora la superficie della crema con la granella di nocciole e con poco zucchero a velo. E poniamo nuovamente in forno per circa 8-10 minuti. Una volta che la crostata è pronta, la lasciamo raffreddare e la sformiamo.
e prima di servirla la cospargiamo leggermente con dello zucchero a velo. Possiamo sostituire la granella di nocciole con delle briciole di pasta frolla, realizzate grattugiando un pezzetto di pasta frolla ben freddo con una grattugia a fori larghi. Questo metodo ci consente tra l'altro di riutilizzare i ritagli di pasta. Un saluto da Sonia e alla prossima videoricetta!